Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario, o solo anche per i più esperti Luna e Venere in Sagittario, soprattutto per quanto riguarda la sfera emotiva e degli affetti. Andiamo a vedere come sarà questo ottobre 2025 per te, considerando tutti i transiti planetari principali che mi sono scritta. Abbiamo Mercurio in Scorpione, Marte in Scorpione, Luna piena in Ariete, Venere in Bilancia, Plutone in Acquario che torna diretto, Luna nuova in Bilancia, Nettuno retrogrado torna in Pesci e poi abbiamo il 14 ottobre, bellissimo, Plutone in Acquario torna diretto. Sono degli slanci dinamici e potentissimi per ognuno di noi. Il cielo favorisce determinati slanci e andiamo a vedere con la croce celtica adesso che faremo tutti gli ambiti in cui della tua la sfera di vita, analizzando tutto nel modo dettagliato, tenendo conto dei principali transiti. Allora, alla fine poi del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare i tuoi talenti, i tuoi doni, le tue capacità in questo mese. Da aggiungere al rituale dei 21 giorni per chi sta facendo il rituale che trovate qua sotto, scusami, il rituale, la pratica dei 21 giorni per realizzare tutti i tuoi obiettivi come tante delle nostre sorelle, migliaia, stanno realizzando. Allora, Sagittario, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Croce celtica. Allora, prima carta, come entriamo nel mese di ottobre? Energia del presente, come entriamo nel mese di ottobre? L'ostacolo o la sfida principale? Le radici della situazione. Cosa è successo a settembre? Cosa succede i primi 15 giorni di ottobre? Dal 15 ottobre in poi, il tuo approccio, le tue, le influenze esterne, ora le tue speranze e le tue paure, e poi il risultato finale, potenziale risultato finale. Facciamo un bel respiro profondo. Ottobre 2025, vediamo l'energia attuale con la quale entriamo nel mese di ottobre, appunto. Con un'energia molto dolce, 6 di coppe. Entriamo a ottobre con anche quella dolce nostalgia, con l'energia dei ricordi, sentimenti delicati. Hai un sentimento molto delicato, nostalgico, bello però, che nutre l'anima, no? Come vi insegno sempre, l'anima si nutre di emozioni sotterranee, dolce tristezza, dolce malinconia, che sono, sai, quando pensi all'infanzia, no? Mi viene in mente questa immagine, il senso del 6 di coppe, a dei ricordi vissuti in modo felice. Questi ricordi, questa emozione nutre l'anima, come ti dicevo prima, l'anima si nutre di pathos, come noi ci nutriamo di raggi solari, di luce, di cibo, l'anima si nutre di pathos, di emozioni e quindi onora queste emozioni, è un'energia dolcissima con la quale entri a ottobre. Il 6 di coppe parla anche di ritorni, di connessioni dal passato, è proprio un'energia di dolcezza e di innocenza interiore, c'è proprio un'apertura del cuore tua, avrai la capacità di vivere dei momenti molto preziosi, ma senza attaccamento. Va bene? Ti vedo con quella energia di gioia semplice, è possibile che tu abbia esperienza di ritorni di persone con le quali hai vissuto delle esperienze significative in questo mese. Ok? Infatti, avendo Marte in Scorpione anche, ti porta molta profondità emotiva e invece Mercurio in Scorpione ti incoraggia alla riflessione e alle comunicazioni intense. E Mercurio in Scorpione, no? Fammi controllare. Sì, Marte e Mercurio in Scorpione. Ok, vediamo qual è l'ostacolo, la sfida principale per te in questo mese. Il 3 di spade. È un cuore ferito. La sfida è questa. Allora, la sfida
ha a che fare con una separazione emotiva, con delle delusioni che tu puoi aver vissuto nel passato o nel recente passato, delle sfide, delle delusioni. Qua il 3 di spade indica un dolore passato che può interferire attualmente con l'apertura all'amore o alla fiducia nell'amore. Quindi ci potrebbero essere da superare delle emozioni di tristezza, dolce malinconia, anche insicurezza. È come se avessi un po', qual è la sfida? La paura di ripetere degli schemi dolorosi. Siccome Marte in Scorpione accentua il senso di intensità emotiva e la luna in Ariete del 7 potrebbe portare una tensione emotiva improvvisa, io credo più sulla luna piena andiamo a superare queste ferite antiche con la gioia della bambina, ok? Vediamo perché la radice della situazione qual è. Liberazione di schemi karmici, eccola qua. Il diavolo, quindi le radici parlano di attaccamenti, di schemi karmici oppure di passioni che limitano la tua libertà. Quindi potresti aver avuto una relazione intensa ma vincolante, oppure potresti aver avuto delle dipendenze emotive. Qual è la lezione qui? Riconoscere e trasformare le tue ombre per vivere un amore libero, come si chiama la sigla del mio canale, che è la mia canzone, Amore libero. Mi viene in mente questa. Ecco, Plutone che torna diretto in Acquario dal 14 ti porta una forza trasformativa sulle strutture relazionali. Va bene? Ok. Che cosa è successo a settembre, il passato recente? Qua abbiamo la Regina di Coppe. Settembre ti ha portato empatia, ti ha portato cura, ti ha portato sensibilità emotiva. La Regina di Coppe in questa posizione ci indica anche intuizione, capacità di nutrire se stessi e gli altri, no? Ma forse anche un eccesso di protezione o di attesa. Quindi a settembre c'è stata una forte apertura al sentimento, ma con una certa attenzione a non farsi sopraffare. Poi vediamo ancora più nello specifico. Vediamo cosa succede nella prima metà di ottobre. Abbiamo un 7 di coppe. Ci sono delle decisioni da prendere e ci potrebbero essere un po' di confusione i primi 15 giorni del mese. Potresti avere un po' di fantasia, un po' di illusioni su amore, relazioni. Qual è la sfida di questa carta? Distinguere tra ciò che è reale, ciò che ti nutre, diremmo, perché è tutta un'illusione la realtà, no? Distinguere tra ciò che ti nutre e ciò che invece è solo una proiezione di desideri della tua mente razionale, però la tua anima non li vuole davvero. E Mercurio Scorpione ti favorisce la chiarezza, però devi guardarti dentro con onestà. Ok, vediamo cosa succede la seconda metà di ottobre, dal 15 in poi. Bellissimo, abbiamo il carro. Determinazione, azione, volontà di conquistare ciò che vuoi. Qua vedo movimento nella seconda della parte, incontri concreti, possibilità di dirigere la tua vita amorosa con molto coraggio. Io qua vedo entusiasmo, desiderio di avanzare con decisione. E questo è anche con la luna nuova che abbiamo in bilancio, il 21, che favorisce i nuovi inizi, anche delle partnership equilibrate. Quindi vedo sostanzialmente qua una prima parte del mese che vai a superare delle ferite antiche, poi ti trovi ad avere un po' di illusioni, no? Allora, qual è il senso? Distingui ciò che mi nutre veramente nelle relazioni, nei contesti relazionali, da ciò che non mi nutre. Da quali sono i desideri della tua mente razionale? Quelli sono fasulli, non ti nutrono. Quelli del cuore sì. Cosa succede con il carro? Vai. Mm? Vediamo qual è il tuo approccio. E qua, bellissimo, ci sei tu con la temperanza. Vuoi rientrare nel tuo archetipo. Ti suggerisco di guardare il tuo segno zodiacale, dove ho messo per ogni segno zodiacale la tua anima gemella, che è il tuo amante mistico, sposa celeste o sposo celeste, no? Guardati quello lì, o riguardatelo in questo mese, siccome a livello emozionale qua parliamo, no? Che ti puoi riscontrare in moltissime cose che dirò, soprattutto per quanto riguarda la presa di consapevolezza delle situazioni tossiche. Ok? Quindi l'approccio in questo mese tu agirai con equilibrio, con armonia, con moderazione, sarai aperta alla capacità di gestire energie contrastanti, sei aperta al compromesso, tra virgolette.
non al compromesso quello di vittima, a equilibrare le varie energie. Vedo il desiderio tuo di equilibrio tra cuore e mente, questo sostanzialmente. Quindi avrai un'energia di calore, di pazienza, di visione a lungo termine nei rapporti. E Venere in bilancia dal 14 accentuerà l'equilibrio e le relazioni armoniose. Poi con questo approccio tuo vai tranquillamente. E vediamo attorno a te cosa c'è, le influenze esterne. Abbiamo un bellissimo 3 di coppe qua. Attorno a te vedo sostegno, vedo gioia condivisa, persone che ti vogliono bene, socialità, vedo degli amici, vedo contesti sociali che ti portano allegria, vedo collaborazione, vedo possibilità di incontri piacevoli. È un'energia bellissima per socializzare e creare connessioni affettive, bellissima, il mondo ti sostiene. Vediamo quali sono le tue speranze o le tue paure. E qua abbiamo 10 di coppe, è come se il tuo cuore sperasse nell'appagamento emotivo completo, no? Nella felicità familiare, nella felicità relazionale, però il tuo cuore teme anche che sia difficile da raggiungere. Quindi è come se a livello emotivo desideri armonia, però hai paura di alcune delusioni o di aspettative non soddisfatte. Questo è. Però è una bella stesa, eh? Cioè, vediamo il risultato finale qual è. E infatti, tac, cavaliere di coppe. Il mese si chiude con iniziative romantiche, con delle proposte, con delle aperture emotive. Il cavaliere di coppe qua indica che ci saranno degli incontri significativi, dei gesti romantici da parte di qualcuno, anche possibilità di vivere proprio l'amore con dolcezza e compassione. Quindi proverai entusiasmo, disponibilità al sentimento autentico. Sì, è assolutamente un... scusami. È assolutamente un mese molto favorevole, il cielo ti sostiene. Sì, guarda, a livello... Allora, facciamo l'analisi per ogni ambito, no? A livello lavorativo ed economico, io ti dico una cosa, ci possono essere delle sfide emotive che possono riflettersi sul lavoro. Però il carro qua ti porta energia, ti porta determinazione per affrontare i progetti concreti e soprattutto le influenze sociali e collaborazioni favorevoli ti portano a superare le sfide emotive. Hai un sostegno esterno. A livello spirituale, qua vedo che delle radici karmiche, le radici karmiche tue, ti invitano a trasformare gli attaccamenti e gli schemi ripetitivi. E con un bellissimo approccio che hai qua, temperanza e poi c'è il cavaliere di coppe, vedo che ci sarà una crescita interiore, un equilibrio tra i desideri e la realtà, cioè tra ciò che vuoi, ciò che ti nutre e la concretezza di andare a fare ciò che ti nutre. Quindi stai tranquilla. A livello di salute, a livello di psiche, ci può essere un po' di confusione o di indecisione iniziale. Questo richiede un po' di attenzione alla mente e un po' più di riposo, sai? Chi sta facendo 21 giorni va bene così. Cioè, vai tranquilla o tranquillo. E c'è anche la necessità, per quanto riguarda la salute e la psiche, di azione e movimento nella seconda parte del mese, perché questo ti favorisce l'energia vitale e la gestione anche dello stress, di eventuali cose che devi fare nel mese, va bene? Allora, a livello familiare, il 6 di coppe e il 10 di coppe indicano che ci sarà molta armonia emotiva e desiderio di legami sereni. Va bene? In famiglia va tutto bene. Ci sono dei possibili ritorni di persone o situazioni dal passato qua a livello familiare che arricchiscono la sfera familiare. Può essere un cugino, può essere un parente, possono essere persone di infanzia, vecchi amici di famiglia, ok? Nelle amicizie e nelle relazioni c'è un 3 di coppe bellissimo. Vedo che hai tanto supporto a livello di amicizia o nel sociale, anche possibilità di nuove connessioni. E l'approccio equilibrato e armonioso qua favorisce proprio delle amicizie sincere, delle collaborazioni affettive, vedo qui, ok? A livello economico, allora io vedo una certa prudenza necessaria, però ci sono delle energie favorevoli per iniziare
fare delle iniziative concrete nella seconda metà del mese. Ti dice di evitare delle scelte impulsive durante i momenti di confusione emotiva. Questo per quanto riguarda l'economia. Evita delle scelte impulsive. Nella seconda parte del mese vedo che ci sono le energie favorevoli qui per te per iniziare delle iniziative concrete. Va bene? Quindi io qua vedo ottobre per te è un viaggio tra emozioni profonde, un po' di indecisioni e rinascita affettiva. Iniziamo il mese in modo dolce, un po' nostalgico, con un dolore, con delle ferite da superare qua, che me le superi egregiamente. La prima metà di ottobre qua richiede un po' di chiarezza, di discernimento, però nella seconda metà vedo azione, iniziative concrete, incontri significativi, carro, cavaliere di coppe, persone che arrivano da te, si aprono emotivamente, iniziative che ti motivano da un punto di vista emozionale. L'approccio tuo è bellissimo, armonioso, paziente, sta incarnando il tuo archetipo e sei sostenuta o sostenuto da influenze sociali molto positive. L'obiettivo emotivo per te in questo mese è la felicità completa e l'appagamento. Quindi è come se fosse un mese di riflessione, trasformazione e apertura del cuore. Le ferite del passato diventano un insegnamento, la mente si equilibra con le emozioni e l'amore si manifesta con incontri sinceri e possibilità di gioia reale. È un mese dove hai il cielo a favore, bellissimo. Sì. Tu stai riprendendo? Sì. Fammi mettere un oracolo. Sì, esprimi te stesso, valorizza i tuoi talenti e fai sbocciare la tua unicità. È un mese in cui avrai l'opportunità di esprimere la tua autenticità, perché abbiamo il tuo approccio con la temperanza. Questo sei tu, è il tuo archetipo. C'è il tuo archetipo che poi è il tuo mantenistico, il tuo spirito guida, il tuo daimon, la tua missione, plasmerà la tua vita in questo mese. È come se questo mese fosse l'adempimento della piena realizzazione del tuo sé nelle cose pratiche. Guardati la tua anima gemella Sagittario o riguardatela bene, perché è come se l'hai già fatto. Questo mese vedrai la prova provata, concreta di ciò che ti ho detto. Ok? Ok, detto questo, passiamo all'amore. Vediamo, metteremo 5 carte per iniziare. Amore Sagittario, ottobre 2025. Allora, prima carta, cosa desidera il tuo cuore veramente? La chiamata amorosa interiore in questo mese. Cosa blocca in amore? Quali sono le ombre e le paure? Qual è l'alleato invisibile che hai? Che può essere un dono interiore che sostiene, uno spirito guida, lo spirito guida? Cosa succede in ottobre in amore? Quali incontri? Che energia hanno questi incontri? Quali rinnovamenti? Quale guarigione affettiva? Cosa succede a ottobre? Risultato finale dell'amore per te a ottobre. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa succede nell'amore per te? Allora, andiamo a vedere cosa desidera il tuo cuore veramente in questo mese. Qua abbiamo l'imperatrice, bellissimo, il tuo cuore desidera pienezza, creatività, nutrimento emotivo. L'imperatrice rappresenta l'archetipo della fertilità e dell'abbondanza affettiva, cioè non solo in senso materiale però, ma soprattutto come ricchezza di sentimento, ricchezza di cura, ricchezza di protezione. È come se tu cercassi in questo mese un amore che sia rassicurante e al contempo espansivo, cioè capace di far fiorire il cuore, di far fiorire la vita stessa. Io qua ti vedo con un'apertura alla bellezza incredibile, al piacere sensoriale, come parte integrante dell'amore, no? Cioè sei proprio aperta al piacere sensoriale.
Cioè, in altre parole, qua vuoi vivere l'amore come un'arte, cioè con passione e leggerezza, senza schemi rigidi, perché questo è il presupposto dell'espansione dell'amore stesso. Andiamo a vedere cosa può bloccare. La forza, il coraggio di affrontare le emozioni più profonde, però ti arriva come prova all'inizio del mese. Allora, la forza parla di includere le emozioni senza reprimere, il coraggio di sentire le emozioni e non reprimerle. È come se tu temessi con questa carta in questa posizione di lasciarti andare completamente, di mostrarti vulnerabile oppure di perdere il controllo sulla parte emotiva. Però tu lo devi perdere il controllo per avere il potere, perdere il controllo razionale. Quindi l'ombra qual è? L'ombra qual è? La paura di farsi ferire, il timore di non essere capiti, la difficoltà a trasformare il desiderio e la passione in azione concreta. Cioè, le ferite del passato, qua il tre di spade nella croce celtica, possono ancora influenzare la tua capacità di aprirti senza difesa. Ma andiamo a vedere cos'è che ti aiuta, l'alleato invisibile in amore, cos'è che ti aiuta? La perseveranza, il cavaliere di denari. Il cavaliere di denari come alleato invisibile ti porta stabilità, concretezza e perseveranza. Il supporto interiore tuo che hai è la capacità di lavorare con pazienza sull'amore. È la capacità di investire tempo, energia e cura nelle relazioni senza aspettarti risultati immediati. Questa è la tua forza. Questo è un dono interiore che ti permette di trasformare il desiderio emotivo in azioni reali, cioè quello che senti tu lo fai concreto, rendendo l'amore concreto e duraturo. Questa è la tua forza. E vediamo che cosa succede in amore a ottobre per te, chi incontri o l'energia di chi incontri o l'energia esterna, no? Boom, re di bastoni, energia, leadership, magnetismo nei rapporti affettivi. Allora, gli incontri che nascono in ottobre avranno queste caratteristiche. Vedrai persone sicure di se stesse, persone ardenti, persone stimolanti, capaci di attivare il coraggio e la tua passione. Quindi io qua vedo delle opportunità di amore intenso, amore creativo e sfidante al tempo stesso, che ti porta a esprimere il tuo fuoco interiore. Io qua vedo che è come se la relazione diventa un percorso di crescita reciproca, dove l'energia attiva e la capacità di superare i limiti, i rapporti attivano la capacità di superare paure e limiti. Poi lo analizziamo. Andiamo a vedere adesso quindi dove porta la danza dell'amore. Bellissimo, l'otto di bastoni, comunicazione, energia, movimento, un'accelerazione nell'amore, energia, passione, superamento di ostacoli, movimenti, viaggi, bellissimo, è un'energia bellissima. Vedo dinamismo, entusiasmo, voglia di vivere l'amore senza timori. Allora, le relazioni che nascono in questo mese o rinforzate o che si rinforzano portano molta autenticità e intensità con possibilità di crescita e movimento perché stai vibrando alto. È un mese di avventura emotiva, cioè in cui l'amore non è stanco ma si manifesta in maniera viva, vibrante. Vedo che sei molto felice emotivamente, ma lo vedevo anche già dalla stesa. Infatti per una grande felicità c'è anche una grande ombra che mi superi perfettamente, no? Qua vedo che per te è proprio un mese di espansione emotiva e sfide trasformative. Il tuo cuore vuole nutrimento, vuole abbondanza, vuole bellezza. I blocchi interiori legati al coraggio e alla gestione delle emozioni me li superi, perché il tuo alleato invisibile porta stabilità e concretezza. Gli incontri di ottobre saranno stimolanti, ardenti e trasformativi. E tutto questo a cosa porta? Tutto questo porta a degli incontri trasformativi e magnetici, dove tu vivrai l'amore in maniera intensa, in maniera coraggiosa e creativa. Andiamo a vedere adesso l'energia di questo re di bastoni, che è l'altra persona fuori da te, anche se è una donna, no?
Qual è l'energia di questi incontri? Quindi andiamo a vedere così. L'energia della persona che arriva nei tuoi confronti in questo mese. Sono cadute troppe. L'energia che arriva nei tuoi confronti della persona. C'è 2 di coppe. C'è amore e vera condivisione qua. Ah, una passione irrefrenabile. Wow, 6 di bastoni. Questa persona vuole a tutti i costi stare con te. Qua c'è una persona che vuole a tutti i costi stare con te. Ti brama, ma non c'è solo amore, passione, magnetismo. Cioè non c'è solo passione e magnetismo. 6 di bastoni e il diavolo. C'è amore, c'è autenticità. Questa persona riconosce in te l'anima gemella. Ecco perché ti ho detto, questo è il mese per te dell'anima gemella. Per moltissime di voi, Una persona che ti corrisponde perfettamente. E il diavolo del 6 di bastoni in questo caso è una persona anche ossessionata da te, che vuole a tutti i costi conquistare o riconquistarti, superando anche blocchi, paure. È la risoluzione del tuo specchio qua. Vediamo cosa ti dice questa persona. Lo facciamo con i miei potenti oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li trovate sotto all'info box in descrizione. Sono pazzo di te. Guardate, basterebbe mettere solo i miei oracoli, però io amo i tarocchi. Sono pazzo di te. Diavolo, 6 di bastoni, 2 di coppe, amore, passione e magnetismo. Sono una persona pazza di te. È il tuo mese questo, è proprio il tuo. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Crollano le mie corazze. Mi faccio vedere nudo. Magari mettiti una camicetta. Come sono? Ok, vi spiego. Una persona che trema davanti a te. Una persona che sente l'energia erotica, l'energia amorosa che ti dai. Cos'altro? Ti sogno ogni notte. Questa persona è pazza di te. Qua è il mese dell'amore. Farai sognare tutti. Tutti. Sì. Guarda, quello che vedo è che ci sarà una connessione emotiva immediata e sincera. C'è proprio la voglia di scambiare in modo autentico con te. Il cuore di questa persona è già orientato al riconoscimento con te. C'è chimica e affinità profonda. E c'è molta passione, magnetismo, attrazione, qualcosa che ti scuote a livello profondo, forse ti fa ricordare delle vecchie ferite dell'infanzia, che questa profonda infanzia, comunque adolescenza o tempi addietro, queste passioni ti hanno determinato, no? Queste paure che ti hanno determinato queste forti passioni. Ci saranno delle sensazioni travolgenti, attrazione irresistibile. Questo è il mese dell'attrazione travolgente. E questa persona arriva con molto carisma e sicurezza di sé, è capace di affascinarti e di conquistarti in un attimo, ma anche di sostenere un rapporto con equilibrio, 2 di coppe. C'è molta allegria da questa persona, entusiasmo, volontà di condividere anche la vittoria dell'amore con questo 6 di coppe. C'è qualcuno che vuole essere presente nella tua vita, far brillare il legame, 6 di bastoni. E tu vedrai anche la sua vulnerabilità profonda, perché questa persona si apre emotivamente e fisicamente soltanto con te. Sì. Sei presente nei sogni, ce lo sbagli a questa persona. Assolutamente sì. Allora, guarda, perché single? Cioè, io ti vedo assolutamente che qua c'è un'unione potentissima, ragazze. Cioè, tu ti manifesterai con la volontà di non avere più ostacoli dentro di te. Qua, questo è il mese tuo. Sì. Chi ha già una persona nel cuore, io vedo un'energia di attrazione intensissima, ma c'è un po' di conflitto interno. Perché sei già questa persona sente forte il desiderio di te,
però deve far chiarezza dentro di sé prima di aprirsi. Cioè, soltanto inizialmente fa questa resistenza. Chi è già in coppia invece c'è un'attrazione travolgente, magnetica. La passione qua intensa porterà a delle sensazioni molto forti, però potrebbe attivare delle sfide karmiche o delle tensioni emotive, diavolo diavolo. Quindi i sentimenti da parte di questa persona, se sei già in coppia, sono assolutamente reali. Ehm, ma la situazione presente richiede consapevolezza e gestione delle emozioni. Mm? Quindi nei tuoi confronti, al di là se tu la conosci o meno, c'è questa persona, c'è un'attrazione intensa, no? L'incontro porterà passione, emozione e rinnovamento dei sentimenti, trasformando, come dire, ottobre in un mese travolgente, oserei dire memorabile per te, ok? Sì. Guarda, ti dico solo una cosa, l'intensità della persona è un po' modulata dal contesto, cioè più è libera questa persona, più l'energia si manifesta senza freni. Se questa persona ha dei vincoli, richiede discernimento e pazienza. È libera. Quando parlo di persona che magari non si sente libera dentro, possono essere dei vincoli interiori, no? Però discernimento e pazienza chiede da parte tua, va bene? Sì. Ok, vediamo un po' adesso, tu stai riprendendo? Sì, cosa ti dicono le carte del drago immaginale per incanalare l'energia, aggiungere il rituale eh, della buona riuscita per te in questo mese e direzionare tutta l'energia verso la realizzazione del tuo obiettivo in questo mese, Sagittario. Nettuno, accipicchia, il dio Nettuno, Poseidone, i sogni, le emozioni profonde. Vediamo cosa ti dice Nettuno, una potentissima carta questa, 31. Allora, ti dice, comunque se sarai molto, non emotiva o emotivo, c'è molta emozione qua. Allora, dice, io scuoto e proteggo, produco terremoti e maremoti, custodisco tutte le acque e le creature dell'acqua, che sono mie figlie. Sono legato alla luna, alla potenza e al mistero. Sono fratello di Giove, che ha potere sul visibile. Sono fratello di Plutone, che ha potere sull'invisibile. Sono pura potenza istintuale, sono la forza che scuote la terra dalle profondità degli abissi marini e agito gli uomini dall'interno, provocando maremoti nei loro fluidi e nelle loro vene. Sono pura pulsione che stimola, che pungola, e quando non vengo considerata, sconquasso e sconvolgo. Ascoltatemi tutti perché io sono un'anima selvaggia, sono cavallo, toro e delfino. E già. Questa avventura emotiva ti ho detto che sarà un mese memorabile. Ok. In presenza di questa carta devi darti una mossa. Devi scuoterti, ascoltando le tue pulsioni e le tue passioni. Devi partire per un viaggio. Devi cambiare qualcosa. Devi darti da fare. Devi svegliarti, devi agire. Non è tempo per l'attesa. Non devi temporeggiare, devi agire con determinazione, devi farti sentire, devi farti valere, devi ruggire, devi essere creativo. Quindi abbiamo già capito, questo è il mese della triathlon. Corsa, bicicletta e nuoto. Triathlon, come si dice? Ok. Allora, adesso ti do il rituale per portare avanti questa energia memorabile e perché questo mese sia memorabile per ognuno di voi. Saper scatenare in noi una condizione di saggia follia è quanto di meglio si possa fare per essere creativi. Devi essere folle. Si tratta, ben inteso, di una follia sapiente però, sana, costruttiva. I fulmini della saggia follia ti consentono di entrare in uno stato di non mente. La pratica della saggia follia va esercitata più volte al giorno, principalmente in quei momenti in cui ti senti vittima di un problema, quando la mente pensa molto e non trova soluzioni, quando avverti un calo delle tue energie o quando provi dispiacere oppure ti senti sotto pressione.
Ricordiamo la sfida del 3 di spade. In tutti questi casi, che possono essere anche molti nell'arco di una giornata, entra nel tuo corpo come in un tempio, nel quale prendi rifugio dalla mente che pensa in modo ossessivo e opprimente. Prendere rifugio nel corpo e praticare la saggia follia, per prendere rifugio nel corpo e praticare la saggia follia, immagina che all'interno del tuo corpo si formino nuvole e arrivi un temporale pieno di fulmini che illuminano a tratti gli organi interni, dissolvendo con le loro scariche tutti i pensieri mentali ossessivi. Questa è una pratica devastante e stupenda, ragazze e ragazzi. Ok. Grazie a questo temporale tu entri in uno stato di saggia follia nel quale i pensieri scompaiono e puoi immaginarti capace di compiere qualsiasi azione. Immagina allora di reagire alla situazione in cui ti trovi come un folle, senza discriminazione, ma non agire affatto. Rimani semplicemente a contemplare i lampi interni e le tue visioni. Poi lascia cadere scrosci abbondanti di pioggia nel tuo corpo e i tuoi organi ristorarsi. Dopo lo scroscio, immagina il vento che spazza le nuvole e il sole del crepuscolo che con i suoi raggi bassi piacevolmente caldi, pieni di energie, si affaccia nel tuo cielo interiore. Allora senti gli organi riscaldati dall'interno dal sole, che li nutre piacevolmente, permettendo a grandi idee illuminate di manifestarsi. Tra tutte le presenze evocate ve ne sarà una che si staglia nitida e forte. Si tratta dell'idea che può aiutarti, quella che ti risolve il 3 di spade in ogni situazione. Per ogni azione vi è sempre la giusta idea. Sia che tu abbia bisogno di sparare le tue frecce e colpire, o essere dolcissimo e ricevere, oppure per propiziarti le idee giuste devi entrare nel corpo e pensare con il corpo. Il corpo è il tempio dell'anima, la mente non sa niente della verità. Se più volte al giorno ti eserciterai nella presa di rifugio nel corpo e nella visione del temporale interno, immaginando di compiere le azioni più folli che ti vengono alla mente, permettendoti di essere così visionaria o visionario senza giudizio, imparerai a contattare gli dei. Le grandi idee che provengono dall'anima sono gli dei. E così imparerai a non agire sulla pura base del calcolo mentale, ma impari a essere creativo. Dopo aver speso pochi minuti a immaginarti realizzare le azioni più folli, ti sorprenderai capace di agire in un nuovo modo, equilibrato ma diverso da quello calcolato dalla mente. Si tratterà di un modo d'agire davvero ispirato. Il mantra che devi ripetere è Eka, che significa magia. Eka, Eka, Eka. Questo è il mantra Eka, che trovate anche nel prontuario magico di formule psichiche nel video Magia Pratica 10, forse non sbaglio. Vabbè, le trovate nell'arte sciamanica. Quindi, ragazzi miei, ragazzi, folli, sana follia, più volte al giorno rifugiatevi nel corpo, immaginatevi di fare azioni folli, fate arrivare il temporale e poi quando vi destate vi arriverà la soluzione al problema per cui state chiedendo. Bellissimo. Dopo questo meraviglioso temporale purificatore con Nettuno, non chiedo altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!